Una meraviglia, la bruschetta al pomodoro è una roba fantastica. Nella sua semplicità è buonissima e facilissima da preparare. Ma come tutte le ricette semplici è anche facile sbagliarla. Vediamo i 6 errori che non devi assolutamente commettere. Il primo errore da non fare è quello di usare pomodoro che non sia buonissimo. Io utilizzo questi pomodori datterini perché so che sono veramente molto saporiti, però puoi usare qualsiasi tipo di pomodoro, basta che sia buono. Per cui pomodori buoni, e se non puoi trovarli magari d'inverno perché ci sono solo pomodori che sanno di cartone, evita di farla la bruschetta perché non ha alcun senso. I pomodori vanno tagliati a pezzettini più piccoli possibili dopo averli sciacquati. Per questo motivo è importante utilizzare un coltello. Io utilizzo un coltellino a sega come questo, non usare coltelli alla maliscia e non farti venire la tentazione di tritare il pomodoro con una mezzaluna o con qualche modo troppo violento, perché il pomodoro deve essere tagliato e non appunto tritato e non schiacciato, perché altrimenti perderebbe tutta la sua consistenza. Ci vuole un po' di pazienza, ma vedrai che il tuo tempo verrà ripagato con il sapore della bruschetta. Una volta tagliati i pomodorini li metto in una ciotolina a macerarsi e poi li condisco soltanto con un po' di sale, un pizzichino, un po' di olio e do una bella mescolata. E adesso il pomodoro lo lasciamo un po' riposare. Il pane toscano ovviamente è un altro ingrediente fondamentale della bruschetta. Se non hai il pane toscano puoi usare un qualsiasi tipo di pane, basta che sia un pane abbastanza consistente. Non utilizzare un pane mollaccione perché questo sarebbe il secondo grave errore che potresti commettere. Non usare un pane giusto, deve essere un pane che possa reggere bene di essere un pochino ammollato senza perdere consistenza. E veniamo subito al terzo errore che potresti commettere, che è quello di non abbrustolire il pane. E vedremo molto presto perché è importante abbrustolirlo. Per abbrustolire il pane io utilizzerò un fornetto, tu puoi utilizzare qualsiasi cosa, puoi utilizzare un tostapane, puoi utilizzare una piastra. L'importante è farlo e io lo metto qui nel fornetto. E un altro errore è anche quello di brustolirlo troppo il pane. Il pane deve rimanere un po' morbido dentro, fare la crosticina fuori ma rimanere morbido dentro. Ecco qua, il pane è pronto. Come vedi il pane è fatto la crosticina, però non si è abbrustolito eccessivamente ed è così, è perfetto. E a questo punto veniamo al quarto errore che è non strofinare l'aglio. Qui ho il mio spicchio d'aglio che ho spellato e sbucciato e va assolutamente strofinato sul pane, perché senza aglio non è una bruschetta al pomodoro che si rispetti. Con l'aglio ti raccomando vacci piano perché l'aglio si consuma molto rapidamente e se esageri poi sarà veramente eccessivo. A questo punto metto il pomodoro sopra la bruschetta, ecco qua, e l'importante è il sughetto che si sarà formato in fondo al pomodoro. Questi pomodori non erano moltissimo maturi per cui non ne hanno fatto troppo, comunque tutto il sughetto che si è formato in fondo al pomodoro va messo sulla bruschetta. Una volta messo il pomodoro metto l'olio e qui bisogna andarci abbondanti con l'olio d'oliva. Mi raccomando l'olio quello buono. E l'ultimo errore che assolutamente non devi fare è quello di non mettere basilico. Il basilico va spezzettato sulla bruschetta con le mani, non va tritato assolutamente e va messo dopo l'olio in maniera che l'olio non lo copra. Ed ecco qua, le nostre bruschette sono pronte. È fantastica, davvero. Ma ti chiederai qual è il sesto errore? Il sesto errore è quello di rinunciare a farla. Magari stai organizzando un pranzo o una cena e pensi che sia una cosa troppo semplice o banale, ma ti sbaglieresti e ti spiego perché. Prima di tutto perché è fresca e leggera, cosa apprezzabilissima soprattutto di estate. È vegetariana e vegana, per cui accontenterà veramente tutti. La prepari velocemente e infine, questo lo darei per scontato, ma a questo punto meglio ricordarlo perché è veramente buonissima. Bene, spero di averti convinto. Se sì, lascia un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!